Ciao ragazze e ragazzi, bentornati su queste onde web. Siamo finalmente giunti all'ultimo episodio del filone che vede protagonisti Mappo e Fiddler. Per essere precisi andiamo a rivedere i capitoli dal 18 al 24. Oltre al filone però con questo chiudiamo anche l'analisi della dimora fantasma. Se vi siete persi le trame di Felisin e della catena dei cani, vi invito a cliccare qui per recuperarle. Bene, siete pronti? Carichi? Consiglio di preparare i fazzoletti. Andiamo! Breve recap: il gruppo formato da Icarium, Mappo, Fiddler, Crocus, Relloc, Apsalar, Iskaral e i segugi dell'ombra sono pronti per dare l'assalto a Tremorlord dopo una bella pausa in cui si sono fermati a chiacchierare del più e del meno. Finita la merenda si inoltrano nel labirinto del giardino della Zat, che non posso fare a meno di immaginare come quello di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Avete presente la prova finale del torneo Tre Maghi? Anzi, lo immagino anche più oscuro e temibile, con le radici che si muovono ansiosi di catturare qualche anima dal potere devastante. Uno dei primi a lasciarci le penne è il povero Mesremb, il Soul Taken orso gigante amico di Mappo. L'incontro successivo è con il buon Grillen, di nuovo, e solo il fatto di trovarselo davanti fa sbarellare il povero Icarium. Il suo guardiano per ora riesce a tenerlo a bada. Ratti, topi e panteane ovunque, sia davanti che dietro il loro percorso. Fiddler lancia la sua ultima granata per scoprire subito dopo che non si tratta di una bomba, ma della famosa conchiglia dell'evocatore di spiriti Tanno. L'aggeggio esplode in un canto fortissimo e poi in un'onda marina devastante che spazza via ogni cosa. Grillen sparisce mentre Icarium sviene. Ormai in vista della casa Zat avvengono altri combattimenti con alcuni divers, dove finalmente vediamo in azione i segugi dell'ombra. Poi all'improvviso arriva lui, Moby, il Bocaral di Crocus. Iskaral Pust è scandalizzato perché nessun altro si rende conto della pericolosità di quella bestiolina. Pazzi! A turno i nostri amici provano ad aprire la porta di Tremorlord, ma senza successo. Deve intervenire Moby, che appena sfiora l'uscio della porta la fa spalancare, ma neanche il tempo di guardarsi attorno che la campana di un mercante risuona nel cortile della Zat. Si tratta di Carpolan Demesand della corporazione d'arti e mestieri Trigal. Il mago è arrivato via canali direttamente dalla città azzurra per consegnare al violinista una scatola contenente munizioni Morant, in regalo da Ben lo Svelto. Che forte! Esplorano la casa trovando la scala che porta ai piani superiori e in una nicchia Apsara riconosce il cadavere della figlia di Dassem Ultor. What? Ricordate, Dassem è stato nominato più volte perché era la prima spada dell'impero e intimo amico di Kellanved e Dancer. Da quello che sappiamo era un fedele seguace del dio della morte, ma a quanto pare qualcosa tra loro è andato storto. Ud ha fatto qualcosa alla ragazzina, l'ha usata e uccisa. Dopodiché Dassem ne ha portato il corpo in quel punto e poi ha maledetto il dio che aveva servito fino a poco prima, infrangendone il giuramento. La marmaglia sale le scale ma non prima di aver salutato Moby. Si tratta di un demone oppure di un Soul Taken che è stato eletto a nuovo guardiano di Tremorlord. Complimenti! I ragazzi trovano una stanza sul cui pavimento sono disegnate diverse mappe del mondo alla rinfusa. Questo suggerisce che le case a Zat si trovino ovunque e che tramite esse si colleghino parti del globo lontanissime tra loro. Stanno ancora cercando il modo di uscire da lì quando Iskaral scompare in un cratere. E poi anche Mappo e Icarium. E infine tutti gli altri. Catapultati in un portale, Fiddler, Relloc, Crocus e Apsalar arrivano finalmente alla dimora fantasma di città di Malaz. Si sente l'odore del mare, inconfondibile, anche se la casa appare esattamente uguale a Tremorlord. Il guardiano della dimora si presenta loro. Si tratta di Gotos, uno Yagut, padre di Icarium, che li redarguisce per non essere riusciti a lasciare andare lo Yag alle grinfie della Zat. Inoltre il vecchiardo ci conferma il grado di malignità degli innominati.
Dato che il figlio è stato senza guardiano per troppo tempo e avevano fretta di trovarne uno nuovo, hanno sterminato la città di Mappo, facendogli credere fosse stato Icarium. L'obiettivo era convincere il Trell a diventare la nuova guardia. Tutto questo però è stato inutile, perché adesso il grande piano è fallito. Mappo si è lasciato trascinare dai sentimenti e non ha portato a termine il proprio dovere. Poi veniamo a conoscenza di come ha avuto inizio la maledizione di Icarium. Lo Yag ha tentato con tutte le sue forze di liberare il padre dalla casa Zat, pensando fosse in pericolo o vi fosse prigioniero. La sua azione ha ferito il canale e ferito Icarium stesso, che da quel momento in poi è diventato l'anima sperduta che è anche oggi. La beffa è che Gotos non voleva essere liberato. Sta benissimo nella sua solitudine. Salutato Gotos, si riversano fuori e capiscono immediatamente due cose. La città è in fermento, il pericolo è dietro l'angolo e inoltre l'imperatrice Lazin stessa è presente lì alla fortezza di Mok. Appare il demone aptoriano con Panek sulle spalle. Si offrono volontari per accompagnarli verso l'incontro con l'amico Kalam. Poco dopo i nostri eroi recuperano il caporale Minala, la sua nuova fiamma, facendogli una sorpresona. Beh, più che altro un favore, visto che stavano per essere attaccati di nuovo dall'artiglio, ma sono stati portati in salvo nel canale dell'ombra. Kalam afferma di non aver ucciso Lazin, anzi di aver cambiato idea. E così si chiude una delle trame principali del libro. Posso dirlo? Sono un po' deluso. Sono bastate poche parole dell'imperatrice tramite la bocca di un cadavere per far cambiare idea al sicario, dopo tutta quella fatica, i pericoli affrontati e il sangue versato. Ma dai! Il gruppo si trova davanti allo stesso dio dell'ombra, che ormai non può più nascondersi sotto il nome di Amanas. Si tratta di Kellanvet, il precedente imperatore, ormai asceso e divenuto un dio. Costui si sente particolarmente generoso con i suoi visitatori, perciò si prodiga per far loro un regalo. Apsalar mette le mani avanti e declina l'invito, chiedendo solo di poter tornare a casa con il padre e Crocus. Fiddler non vuole tornare a tagliare dei ponti, ma non vuole nemmeno restare a marcire senza far nulla. Perciò chiede al dio di potersi arruolare tra le nuove reclute, che stanno partendo per aggiungersi alle truppe della giunta a 7 città. C'è una ribellione da sedare in quella zona. Infine Kalam chiede un luogo tranquillo dove riposare con Minala e Ammanas lo accontenta mostrando loro il regno dell'ombra, popolato da quei 1300 bambini Malazan che ha salvato dalle grinfie di Corbolodom, che adesso chiama loro figli. Ah! Che fregatura! Per chiudere il cerchio dobbiamo vedere cosa è successo a Icarium. Sputato fuori dal canale della Zat nei pressi di Aren, Mappo l'ha trasportato per 10 giorni in una continua ricerca di un posto tranquillo. Ma sappiamo quanto siano devastate le 7 città. Il Trell si imbatte in Gessler, Stormy e Truth, riconoscendo che hanno qualcosa di potente e sinistro addosso. Ricordate cosa è successo sulla Silanda? Mentre cercano su ogni volto dei crocifissi sulla via, quello dello storico Duiker. Giunti all'ultimo albero, Stormy riconosce il vecchio, ma finge di non averlo trovato, così da lasciare uno spiraglio di speranza al giovane Truth. E proprio quest'ultimo ha tenuto in vita, fino adesso, gli unici 2 sopravvissuti alla caduta di Coltane, i cani Bent e Roach. Pieni di ferite, sangue, fratture, solo gli unguenti di Scaralpust donati loro da Mappo li salveranno. Si chiude così un altro filone della dimora fantasma. Amici miei, com'è andata? Vi è scesa una lacrimuccia? Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a condividerlo con gli amici e a taggarmi. Ci tengo molto. In descrizione trovate tutti i miei link, compreso quello di Ko-fi se voleste sostenere il canale con una piccola donazione. Grazie in anticipo. Vi aspetto nei commenti per discutere insieme di questo bellissimo viaggio. Ciao gente!